È un foil 2 in 1, può essere utilizzato con o senza stabilizzatore. Lo paragonerei a uno skateboard come se fosse uno skate carver nei confronti di un long skate. Vengono enfatizzate tutte le caratteristiche di manovrabilità estrema, ma sempre rimanendo in controllo. Ciao a tutti, sono Gianluca Muccioli e come prima cosa tengo a dirvi che non sono un rider professionista, ma come voi ho solo tanta passione e tanti anni di esperienza sugli sport acquatici. Io vivo a Rimini, in Romagna, che di certo non è conosciuta per il vento, ma è più famosa per le lunghe spiagge e la piadina. E quindi da noi se vuoi uscire spesso ti devi abituare ai venti molto leggeri che vanno dagli 8 ai 14 nodi. Diciamo che negli anni non si riusciva a utilizzare questa gamma di vento per via del fatto che non c'erano mezzi che ti facessero divertire. Però grazie agli idrofoil fortunatamente è diventato possibile sfruttare anche queste condizioni qui. Per questo che faccio wingfoil da 5 anni. Il wingfoil è uno sport che sta evolvendo molto velocemente, infatti se guardiamo le competizioni già wingfoil significa race, freestyle, free fly slalom, wave, ma credo che la maggioranza di noi, di chi pratica, faccia del bellissimo freeride, cioè vuole andare in mare per divertirsi e magari condividere dei bei momenti con gli amici. Io sono alto 1,85 m, peso 85 kg, come tavola uso una Torpedo 100 e ho una vela, un'ala Sub 5.1. Non sono un gran fan delle vele oltre i 6 metri quadri, per me il wingfoil rappresenta leggerezza con libertà di movimento, non uso strap né trapezio, però poi se voglio planare presto è chiaro che mi tocca montare una front wing abbastanza grande. Normalmente uso una front wing high aspect da Pumfoil che mi garantisce una buona andatura sia di bolina e soprattutto è gradevole nel downwind, anche se poi essendo che è un po' troppo larga quello che manca un po' è la manovrabilità. Però questo è stato fino alla passata stagione, perché tramite Subfoil ho avuto poi la possibilità di provare ma soprattutto contribuire allo sviluppo del nuovo foil che è il Sea Devil. Un foil che è pensato per tutti ma dedicato proprio nella gamma di vento leggero fino al vento di media intensità. Diciamo che va usato da un vento che va da 8 a 20-23 nodi. Se lo guardiamo esteriormente non ha nulla di convenzionale rispetto a quello che offre il mercato. È un foil 2 in 1, può essere utilizzato con o senza stabilizzatore ed è rivolto ai rider tanto principianti ma anche esperti. Inoltre vi chiederete come mai togliere lo stabilizzatore. Non è marketing, perché togliendo lo stabilizzatore praticamente si introducono delle caratteristiche sul foil mai provate, soprattutto con ali di grandi dimensioni. Cioè, lo si vede direttamente quando si scendono i bump, puoi lavorarli con curve strettissime e diventa veramente bello fare wingfoil con questo tipo di sensazioni. Le uscite in vento leggero diventano veramente emozionanti e qualcosa di nuovo, di mai provato prima, perché quelle sensazioni lì normalmente si provano quando usi dei foil piccolissimi ed esci con vento forte. Invece tramite il Sea Devil, usato senza stabilizzatore, praticamente andiamo a enfatizzare tutte quelle caratteristiche che normalmente con poco vento, se vuoi planare con un foil tradizionale, non puoi provare. Mi chiederete inoltre come fa a volare il foil senza stabilizzatore. La sua forma romboidale, a freccia, ha un profilo autostabilizzante e questo ti permette di aumentarne tanto certe caratteristiche ma comunque avere sempre il controllo in andatura. Vorrei anche sottolineare un'altra cosa, che non appena trovi in downwind a pompare sulla tavola col piede posteriore come spingi, te senti una reazione immediata e un'accelerazione improvvisa veramente notevole. Poi nel momento che fai qualche transizione ti puoi permettere anche di essere poco preciso, perché comunque sia, visto la sua forma, garantisce un lift incredibile alle basse velocità e non scende mai, non hai mai problemi di installo. Poi però se lo usi con lo stabilizzatore, la cosa bella è che è anche più stabile di un foil normale, poi tu sulla tavola con i piedi ci puoi fare quello che vuoi perché rimane veramente controllabile in tutti gli aspetti. Per questo anche un principiante può prendere il Sea Devil e divertirsi comunque, decidere su una progressione di capacità prima o poi di toglierlo e vedere cosa succede.
quindi è veramente un oggetto trasversale che va bene per tutti, ma soprattutto a tutti coloro che amano il freeride, quelli che poi amano anche non usare vele troppo grandi per massimizzare poi il divertimento. Attualmente Subfoil ha creato due tipologie di Sea Devil, uno grande e uno più piccolo. Siamo con il 1040 e l'840. Chiaramente hanno range di utilizzo leggermente diversi, dipende dal peso del rider e dalla tipologia di vento con cui si vuole utilizzarlo. Dai test che abbiamo fatto direi che il 1040, tenendo conto di un rider di 80 kg, va bene con un vento ideale che va dagli 8 ai 18 nodi, con una vela diciamo massimo da 6 metri. L'840 invece può essere usato anche questo con vento al limite. Se siamo sempre sugli 80 kg, comunque sia, l'840 funziona molto molto bene con un vento che va dai 12-13 nodi e fino ai 24-25 nodi. In sostanza Sea Devil ti fa scoprire un nuovo modo di vivere il wingfoil, dandoti delle sensazioni veramente toste e innovative rispetto a tutto quello che offre il panorama ad oggi. L'840 in particolare, oltre al wingfoil, può essere usato anche in kitefoil con misure di kite piuttosto piccole, senza stabilizzatore, ti permette di fare veramente di ogni. Per concludere, vorrei ringraziare Subfoil perché brand come questi contribuiscono a rendere il nostro sport accessibile, facile, divertente soprattutto, e fanno sì che le discipline dell'idrofoil poi siano veramente alla portata di tutti e per tutti. Un saluto amici da Gianluca, buon vento, buone onde, buon divertimento a tutti e ci vediamo presto in mare. Ciao ciao ciao!